Nel cuore dell'Antartide, nascosto sotto 4 chilometri di ghiaccio, giace uno dei segreti più affascinanti e inaccessibili del nostro pianeta, il lago Vostok. Questo colossale lago subglaciale, paragonabile in dimensioni al lago Ontario, è avvolto da un alone di mistero che ha catturato l'immaginazione di scienziati e appassionati di avventure per decenni. Un mondo isolato per milioni di anni dove la vita potrebbe aver seguito strade inesplorate. Esplorare il lago Vostok è come viaggiare indietro nel tempo in un mondo che potrebbe rivelare segreti sulle origini della vita stessa e forse fornire indizi su come la vita potrebbe esistere su altri pianeti. Preparatevi a scoprire le straordinarie meraviglie nascoste sotto il ghiaccio in un luogo dove ogni scoperta potrebbe riscrivere la storia della scienza. Cosa si cela nelle sue acque antiche e purissime? Quali segreti geologici e biologici attendono di essere scoperti? Unitevi a me in questo viaggio mentre ci addentriamo nei misteri insondabili del lago Vostok, un posto che sfida i confini della scienza e dell'immaginazione. Parliamo di un lago davvero immenso, signori, un lago che ha una lunghezza di 250 km e una larghezza di 50 con una superficie totale di 12.000 km quadrati. Sovrastato da 4 km di ghiaccio, è profondo circa 500 metri e fu scoperto negli anni 70 da scienziati sovietici utilizzando tecniche di rilevamento radar. La conferma della sua esistenza è avvenuta negli anni 90 grazie a ricerche più approfondite con tecnologie penetranti e immagini satellitari. L'esistenza di un lago subglaciale nella regione di Vostok è stata suggerita per la prima volta da un geografo russo sulla base dei sondaggi sismici effettuati durante le spedizioni antartiche sovietiche nel 1959 e nel 1964 per misurare lo spessore della calotta glaciale. La continua ricerca degli scienziati russi nel corso degli anni ha portato alla conferma finale dell'esistenza del lago nel 1993, utilizzando la tecnologia conosciuta come altimetria laser RF1, che permette di sondare il territorio sottostante con estrema precisione. Il 5 febbraio 2012 un team di scienziati russi ha completato lo scavo glaciale più profondo della storia dell'uomo, avendo trivellato 3 km e 700 metri di scudo ghiacciato sulla superficie del lago. Il primo nucleo di ghiaccio del lago è stato ottenuto il 10 gennaio 2013 ad una profondità di 3.400 metri. Tuttavia, non appena il ghiaccio è stato forato, l'acqua del lago sottostante è sgorgata dal pozzo, mescolandosi con il cherosene utilizzato per evitare il congelamento del pozzo, contaminando i campioni. È stato perforato un nuovo pozzo nel gennaio 2015 ed è stato ottenuto finalmente un campione di acqua presumibilmente incontaminata, di cui non sono stati condivisi i risultati delle analisi. Campioni e ricerca strettamente sorvegliata dal governo russo, che ha l'assoluta autorità nell'area. Il team russo, signori, prevede nei prossimi anni di calare una sonda nel lago per raccogliere campioni d'acqua e sedimenti dalla parte inferiore del lago Vostok e si ipotizza che nello strato liquido del lago si possano trovare forme di vita insolite e acqua fossile. Raccogliere campioni dal lago è estremamente complesso a causa dello spessore del ghiaccio e della necessità di evitare la contaminazione del lago perforando. Nel 2012 una squadra russa ha raggiunto la superficie del lago utilizzando una tecnica di perforazione che minimizza il rischio di contaminazione, ma quello che in realtà giace sotto il lago è un mistero. I pochi campioni prelevati indicano la presenza di microorganismi, suggerendo che il lago potrebbe ospitare forme di vita che sono rimaste isolate per milioni di anni. Questo apre innumerevoli spunti per concettualizzare le forme di vita su altri pianeti o lune ghiacciate, rendendo il lago Vostok una capsula del tempo antichissima risalente, pensate, a 14 milioni di anni che aspetta solo di essere aperta. Nel 1999 Regno Unito e Stati Uniti hanno studiato e sondato il lago Vostok, riportando per la prima volta prove di microbi nel ghiaccio di accrescimento. Nel 2000 la Francia ha condotto studi sul DNA molecolare dell'acqua del lago Vostok, che è stata congelata nel pozzo costruendo numerose librerie di DNA antichissimo. La Germania e l'Olanda, Australia, Belgio e innumerevoli altre spedizioni provenienti da ogni parte del mondo sono state incaricate dal proprio governo di recarsi sul posto e di studiarne le anomalie. E tutti i governi del mondo, per qualche strano motivo, ci hanno messo lo zampino.
Molti scienziati hanno dichiarato il lago Vostok come un vero e proprio micropianeta dentro al pianeta, un mondo del tutto autonomo che ha avuto circa 20 milioni di anni di totale esclusione dal nostro mondo per svilupparsi. 20 milioni di anni di esclusione dal resto del mondo. Vi ricordo così a tempo perso, giusto per spaventarvi, che l'Homo sapiens esiste da circa 200.000 anni. Ecco, pensate che l'endopianeta Vostok ha avuto dai 15 ai 25 milioni di anni di totale esclusione dal pianeta Terra per formarsi. Voglio dire, cosa c'è lì sotto? I pericoli del mondo perduto, cari signori, sono innumerevoli. Se questo video ti sta piacendo, mi raccomando, aiuta nel posizionamento con un like e con un commento. Non ti costa niente e per supportare questi contenuti però è molto importante. Quindi lascia like. Secondo ipotesi molto affascinanti avanzate da alcuni scienziati russi che studiano il lago da anni, lì sotto il ciclo dell'acqua potrebbe essere completo. E che cosa significa? Il ciclo dell'acqua comprende i seguenti processi fisici: evaporazione, condensazione, precipitazione, infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo. Questo, amici miei, significa che se le intuizioni degli scienziati russi in merito al lago sono corrette, la conca della caverna sotterranea grande come il lago Ontario, si parla di quasi 300 km, potrebbe ospitare fenomeni meteorologici quali piogge e temporali, spostamenti d'aria, fenomeni atmosferici, eccetera. Hai capito bene? Questo apre innumerevoli scenari e, volendo, senza dover per forza avanzare ipotesi aliene, potrebbe ospitare forme di vita complesse. Sicuramente sappiamo, dati alla mano dal 1999, che ci sono i batteri. E anche questo è un aspetto che crea più di un problema, perché semplicemente il nostro mondo e quello dimenticato del lago Vostok potrebbero essere incompatibili. Un agente proveniente dalla Terra potrebbe contaminare e sterminare la biologia del lago in pochi anni, così come un agente proveniente dal lago attualmente sconosciuto per il nostro ambiente sarebbe potenzialmente pericoloso e potrebbe provocare problemi imprevedibili per tutto il pianeta. Esistono anomalie magnetiche nella regione del lago Vostok talmente potenti che potrebbero indicare la presenza di particolari strutture geologiche o addirittura fenomeni sconosciuti. Le condizioni estreme e l'isolamento del lago lo rendono un laboratorio naturale, un biolab naturale per studiare come la vita può sopravvivere in ambienti estremi. Pensate che nei pressi del lago Vostok è stata registrata la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra nel 1983, che era di meno 89,2 gradi sotto lo zero. Insomma, dice ci sia parecchio freddino. E queste temperature nella zona vanno a ricreare perfettamente un mondo alieno. Sotto al lago Vostok giace l'acqua più pura sul pianeta, rimasta incontaminata per milioni di anni. Il lago Vostok non è solo famoso per essere uno dei più grandi e inesplorati laghi subglaciali al mondo, ma anche per un'enigmatica anomalia magnetica rilevata nel suo sottosuolo. Questa anomalia copre l'intera porzione sud-est del lago, e parliamo di decine di chilometri, e ha suscitato grande interesse scientifico. La scoperta è stata effettuata qualche anno fa tramite rilevamenti aeromagnetici a bassa quota condotti da una squadra della Columbia University che ha scoperto questa anomalia, e si estende su un'ampia area del lago, mostrando variazioni magnetiche inaspettate e molto intense. Come se non bastasse, come se non mancassero le stranezze, in una parte del lago la temperatura dell'acqua sotto a 4 km di ghiaccio arriva fino a 30 gradi. Hai capito bene? 30 gradi, come quando vai alle terme, uguale. Piacevolmente tiepida, in quello che può tranquillamente essere definito il luogo più freddo della Terra. Immaginatevi quante forme di vita ci possano essere. Gli scienziati definiscono il lago Vostok un endopianeta. Ho già parlato di questo lago in un episodio della scorsa serie. Ci sono solo due spiegazioni al riguardo. O la crosta terrestre in quel punto dove si presentano le anomalie è più sottile, ma questo sarebbe un caso unico per quanto riguarda un lago, o c'è una grande fonte metallica che produce questa gigantesca anomalia magnetica, accumulo di metalli da fonti naturali o chissà strutture sotterranee. Nonostante le ipotesi, la vera causa dell'anomalia magnetica rimane un mistero.
Alcuni scienziati pensano che potrebbe essere legata a processi geologici ancora non compresi completamente e presenti solo in quel punto del pianeta, ma la verità è che ancora non siamo riusciti ad accedere al lago in maniera tale da farci capire cosa la provoca. Il lago verrebbe contaminato e ogni studio sarebbe vano. Le implicazioni di questa scoperta vanno, signori, oltre la geologia, interessando anche l'astrobiologia. Sì, il lago Vostok, signori, dovete sapere che è visto come un analogo terrestre degli oceani ghiacciati di lune come Europa, la luna di Giove più interessante. Le ricerche più recenti continuano ad investigare le proprietà geofisiche del lago Vostok. Studi multidisciplinari che combinano dati magnetici, sismologici e gravimetrici stanno fornendo nuove intuizioni, ma molti aspetti dell'anomalia magnetica restano da chiarire. La ricerca è complicata dall'accesso limitato e dalle condizioni estreme che rendono ogni nuova scoperta un passo significativo verso la comprensione di questo enigmatico fenomeno. Dovete capire che non è che vai a ricercare nella aiuola dietro casa, no? Dovete capire che il posto è così remoto che le spedizioni costano e devono essere motivate da costanti scoperte. L'anomalia magnetica del lago Vostok rappresenta uno dei misteri più intriganti dell'Antartide. Andiamo, cosa produce un'anomalia magnetica unica mai riscontrata prima che si estende per decine di chilometri, proveniente dal sottosuolo del lago più incontaminato del mondo? La ricerca dell'anomalia continuerà ad essere un focus di ricerca per capire non solo la geologia unica della regione, ma anche per esplorare le possibilità di vita in condizioni estreme e per testare tecnologie che potrebbero in futuro essere usate nelle missioni spaziali. Sebbene quelle rilevate nel lago Vostok rimangono le anomalie più significative, sono solo il riflesso di un fenomeno che caratterizza anche altre regioni del continente antartico. Nel 2022 sono state scoperte altre anomalie magnetiche in Antartide e questa pubblicazione scientifica ufficiale le spiega. Presenta nuove limitazioni sulle anomalie magnetiche della crosta antartica utilizzando dati satellitari e di superficie. Il progetto Antarctic Digital Magnetic Anomaly Project, infatti di cui parlano queste carte, è stato avviato per coordinare i rilevamenti geomagnetici internazionali in Antartide e conservare i dati per studi geologici. Questo studio integra i dati satellitari della missione SWARM con quelli dell'Antarctic Digital Magnetic Project per migliorare la copertura regionale e definire meglio il comportamento delle anomalie magnetiche nel continente. Alcuni ricercatori pensano che a tutti gli effetti l'origine dell'anomalia sia da attribuire all'assottigliamento della crosta terrestre in quel punto. Il vero problema, signori, è che alcune analisi effettuate da rilevatori sismici hanno individuato la presenza di un elemento metallico a forma circolare o forse cilindrica dal diametro molto esteso che si trova attualmente alla base del lago. Ora, siccome è stata registrata un'alterazione di 1000 nanotesla proprio in quel punto, l'ipotesi è che possa essere proprio questa non specificata struttura, sicuramente metallica, a generare l'alterazione del campo magnetico in una zona di circa 105 km. Dico 105 km. C'è chi parla di un asteroide. Attenzione, potrebbe essere un asteroide, no? E invece no. Perché i conti non tornano, perché abbiamo imparato a datare il lago e supporre che un asteroide di dimensioni relative a decine e decine di chilometri che di conseguenza genera un'alterazione del campo magnetico così ampia, pensarlo comporterebbe per la scienza ammettere un'ulteriore estinzione di massa risalente a circa 25 milioni di anni fa, estinzione di cui, non vi è traccia. E poi, voglio dire, non sono mai stati rilevati crateri così immensi. L'asteroide che estinse i dinosauri 70 milioni di anni fa misurava circa 10 km. È molto improbabile quindi che un asteroide in ordini di grandezza decine di volte superiore a quello che estinse i dinosauri si sia schiantato in Antartide circa 25 milioni di anni fa. Non ci sono prove a sostegno di questo, chiaro? Quindi non può essere una prova per la spiegazione dell'anomalia. Una cosa però è certa: la forma dell'oggetto misterioso appare particolarmente irregolare. Voci non confermate riportano che l'NSA, la National Security Agency, l'agenzia di difesa nazionale americana, e quella russa abbiano
perimetrato la zona, segretato tutte le comunicazioni sull'area qualche anno fa e impedito l'accesso a chiunque non sia autorizzato per evitare contaminazioni. Il fascicolo ufficiale che state guardando è un fascicolo di 300 pagine proveniente da Antarctica Sun, un sito ufficiale di proprietà del governo americano in cui si parla del progetto chiamato GS-098, che scoprì l'anomalia magnetica sotto al lago. Parliamo di missioni scientifiche con supporto militare, sempre e comunque. Per qualche strano motivo ad occuparsi di queste faccende molto più il governo che non la comunità scientifica e noi dobbiamo assolutamente scoprire il perché. Questo studio rivela il contesto all'interno del quale è stata scoperta l'anomalia in merito ai primi studi di aerogeofisica condotti sul lago Vostok. Nomi, compiti del personale, basi, distribuzione, rilevamenti scientifici, missioni, eccetera. La NASA, con la scusa della somiglianza con gli oceani ghiacciati sulle lune di Giove e Saturno, sta studiando da anni il lago, ok? C'è uno strettissimo coinvolgimento delle agenzie di intelligence russe e statunitensi. È stato scoperto un oggetto metallico grande chilometri sul fondo del lago, che molto probabilmente causa l'immensa anomalia magnetica nelle profondità del lago Vostok. E come se non bastasse, sparì anche un intero team di scienziati russi. Hai capito bene? Questo articolo di Fox News documentò l'accaduto quando il dottor Prisco, professore di ecologia alla Montana State University, a capo di un programma di esplorazione antartica, riferì alla maggior parte dei media occidentali che avevano del tutto perso le comunicazioni da giorni con il team di ricerca russo che stava rivelando il lago. Il team, ossia l'Istituto di ricerca sull'Artico e l'Antartico della Russia, ha letteralmente interrotto per una settimana tutte le comunicazioni, destando numerosi sospetti. Voglio dire, sono scomparsi oppure hanno scoperto qualcosa e il loro governo gli ha dato un ordine di interrompere tutte le comunicazioni? Andiamo, che cosa è successo? Un silenzio inspiegabile che non ha mai trovato risposta. Che cosa giace davvero sotto al lago Vostok? Fammelo sapere in un commento. Per oggi, signori, è davvero tutto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia like. Questo canale non ha contenuti per abbonati, rimane totalmente gratuito e libero agli occhi di tutti. Ti chiedo solo di supportare con un like, e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!